Benvenuti! In questo episodio dell'inventario di Player 2 Lighting parliamo delle schede SD Hi-Fi e nel particolare parliamo della scheda Hi-Fi Mobi da 8 GB. Le schede Hi-Fi, oltre a essere delle normali schede SD di classe 10, ci permettono nel particolare di trasferire direttamente dalla nostra macchina fotografica le nostre fotografie a un tablet, un computer o a un telefono. Questo è un prodotto quindi che interessa soprattutto chi possiede una macchina fotografica che non ha integrata la funzione del wireless, ma vuole comunque avere un metodo veloce per condividere le proprie fotografie sui vari social network. Un'altra situazione dove risulta comodo avere questo tipo di scheda è per esempio durante una sessione fotografica in cui è presente un cliente e vogliamo poter mostrare delle anteprime velocemente al nostro cliente senza dover ogni volta far vedere lo schermo della macchina fotografica, senza utilizzare per esempio il tethering, dove dobbiamo avere un cavo collegato tra la macchina fotografica e un tablet o un computer. In questo modo possiamo invece dare il tablet collegato alla scheda Hi-Fi che è dentro la nostra macchina fotografica al cliente, mentre noi scattiamo le fotografie compariranno sul tablet e quindi il cliente potrà dare la sua direzione artistica. Per controllare se la macchina fotografica che vogliamo utilizzare con questo sistema è compatibile, dobbiamo solamente andare sul sito ufficiale della Hi-Fi, selezionare il modello della macchina fotografica che ci interessa e troveremo una scheda di compatibilità in cui avremo le varie informazioni su quali schede sono compatibili e se sono stati segnalati problemi di vario genere dagli utenti che hanno utilizzato la vostra macchina fotografica con questo tipo di prodotto. La Hi-Fi produce due tipi di schede wireless, da una parte abbiamo le Pro X2 pensate per i professionisti, mentre dall'altra parte abbiamo le Mobi pensate per gli appassionati di fotografia. La differenza che c'è tra le Mobi e la Pro X2 sono varie. Da una parte abbiamo le Pro X2 che hanno un sistema più complicato e un po' più lento per collegare la macchina fotografica a un tablet, un telefono, a un computer e di base c'è bisogno comunque di un computer per fare per impostare le varie opzioni della scheda. Inoltre la Pro X2 ha la possibilità di trasferire via wireless anche i file RAW, quindi se vogliamo modificare il negativo digitale sul computer, con la Pro X2 possiamo scattare la fotografia, aspettare che sia completo il trasferimento e modificare direttamente il negativo digitale. Con la Mobi invece il trasferimento via wireless è possibile soltanto dei file JPEG oppure di vari file video fino a una dimensione massima di 2 GB. Per me in particolare non è un problema il fatto che le Mobi non possono trasferire file RAW, dato che comunque se devo trasferire file RAW, se devo cominciare a modificare il negativo digitale, probabilmente ho scattato più di una decina di fotografie e non mi va di aspettare tutto il tempo del trasferimento wireless, che è comunque più lento di collegare la scheda direttamente al computer. Quindi nel particolare il wireless mi interessa soprattutto per trasferire immagini velocemente in formato JPEG, per poterle condividere o poter giusto avere un'immagine veloce, un'anteprima della foto che sto scattando. La Hi-Fi, la Mobi, scusate, crea una propria rete wireless a cui il tablet, il computer o il nostro telefono si collegano. La Pro X2 invece, oltre a poter creare una propria rete wireless, ha la possibilità anche di collegarsi a una rete wireless preesistente, quindi con la Pro X2 possiamo collegarci alla rete wireless per esempio che abbiamo in casa e tutti i computer collegati a quella rete wireless potranno scaricare le fotografie. Ma anche questo non è un grande problema, dato che una cosa di questo genere, un prodotto di questo genere, lo penso più come un prodotto da utilizzare con i telefoni piuttosto che con i computer. Una differenza però che è, diciamo, la pecca che riesco a trovare nella Mobi vera e propria è il fatto che la Mobi non ha la possibilità di selezionare quali fotografie caricare sul dispositivo che abbiamo collegato, quindi il problema è che se noi stiamo scattando tante fotografie, tutte quante le fotografie che scattiamo cominceranno a cercare di riversarsi sul nostro dispositivo. Non c'è un modo per dire alla Mobi, almeno per il momento, di caricare soltanto alcune immagini. Quello che possiamo fare è di proteggere dalla macchina fotografica alcune immagini e quelle immagini avranno la precedenza rispetto alle altre. Sulla Pro X2 invece la stessa cosa di proteggere l'immagine attiva un'altra funzione, un'altra opzione, ovvero che si trasferiscono sul dispositivo collegato soltanto le immagini con il lucchetto, insomma le immagini protette.
Non è ufficiale, ma è stata suggerita la possibilità che la Hi-Fi faccia un aggiornamento delle schede mobili che viene fatto in automatico, per dare anche alle schede mobili la possibilità di fare questa cosa, di trasferire solo le immagini protette. Se fanno questa aggiunta, secondo me la scheda mobile è sicuramente la soluzione ideale per tantissimi rispetto alla Pro X2, che ha anche un prezzo maggiore. Parlando di prezzo, la Mobi da 8 GB ha un prezzo di circa 35 euro. Un altro vantaggio della scheda Mobi è la connessione ai vari dispositivi, che è molto rapida e viene fatto usando un codice da 10 cifre che troviamo sulla scheda inclusa nella confezione che compriamo, e basta inserire questo codice da 10 cifre che troviamo sul dietro di questa scheda e praticamente possiamo collegare la nostra macchina fotografica ai tablet, ai telefoni o anche un computer. Chiaramente questo codice, scusate, da 10 cifre lo dobbiamo inserire soltanto alla prima volta che facciamo il collegamento tra macchina fotografica e dispositivo, e visto che ne abbiamo parlato, vediamo subito come viene fatto e come funziona, insomma, le performance di questa scheda nel trasferire delle immagini su un tablet. Per mostrarvi il collegamento di questa scheda con un dispositivo utilizzerò un Nexus 7, come macchina fotografica una Canon EOS M e come scheda la Hi-Fi Mobi da 8 GB. Quindi la prima cosa è quella di inserire la scheda all'interno della macchina fotografica e accendere la macchina fotografica. Dopodiché sul tablet ho appena installato l'applicazione Hi-Fi Mobi e a questo punto vado su Get Started e mi chiede di impostare la mia prima scheda, e qui l'applicazione ci chiede il codice da 10 cifre che troviamo sul retro della scheda quando acquistiamo la Hi-Fi Mobi. In questo caso nasconderò il codice visto che è univoco per ogni scheda, ma non farò un taglio di montaggio anche per mostrare effettivamente quanto ci vuole come tempo per impostare e utilizzare la scheda. Quindi continuo a mettere il codice, in questo caso mancano poche cifre, così, e metto le ultime 2 cifre. A questo punto l'applicazione mi dice ok, quindi posso fare Done, e l'applicazione mi dice di mettere la scheda nella mia macchina fotografica e fare una foto. Sulla EOS M, una cosa importante, devo scorrere le impostazioni e sulla prima impostazione di quelle gialle, di quelle con la chiave inglese, in fondo trovo Hi-Fi Setting, Hi-Fi Transfer, e lo attivo. E a questo punto posso prendere la prima fotografia che servirà per fare la connessione tra macchina fotografica e tablet. E in questo momento la macchina fotografica ha scattato la fotografia e vedo che si è accesa la spia del wifi, e infatti l'applicazione mi dice connecting, e a questo punto ero attivo su una rete wifi e vedo che c'è stato un cambiamento sulla rete wifi e l'immagine che ho appena scattato si sta trasferendo, quindi mi dice transfer complete, e a questo punto posso vedere già la mia fotografia sul tablet, e vediamo il tempo è stato abbastanza breve. Una cosa che vi posso dire è che il tempo che impiega la foto ad arrivare sul tablet dipende anche dal dispositivo che utilizzate. Per esempio sul Nexus 7 la foto si trasferisce abbastanza velocemente, mentre sul mio telefonino, che è un po' invecchiato, il Galaxy S1, la foto impiega intorno ai 15-20 secondi per trasferirsi sulla macchina fotografica, sul tablet, scusate, o meglio sul dispositivo. A questo punto per fare una prova, cambio soggetto e scatto un'altra fotografia e vediamo quanto tempo impiegherà questa fotografia ad arrivare sul tablet. E vedete che comunque non ci sono non ci sono cavi o niente tra le due macchine fotografiche, e vediamo che la fotografia è già arrivata. E in questo modo volendo posso andare già dall'applicazione e fare lo share sui vari social network, sulle varie applicazioni. La velocità di trasferimento della foto cambia anche chiaramente con il tipo di JPEG che trasferisco. Infatti adesso ero sulla JPEG di dimensione maggiore, ma se passo per esempio alla JPEG di dimensione minore, il tempo di trasferimento dovrebbe essere ancora più veloce.
vediamo quanto tempo impiega. Infatti vediamo che in questo caso la foto è arrivata quasi immediatamente. Il problema, come vi ho detto, è che se cominciamo a fare tante fotografie diverse, vediamo anche con una composizione un po' diversa, un po' a casaccio, così. Il problema è che non possiamo dire questa foto non la voglio trasferire, non faccio in tempo a dirgli di non trasferirla, che lui l'ha già trasferita, e con la Mobi non c'è modo di bloccare, impedire questo comportamento, almeno finora. Vedremo, speriamo che faranno un aggiornamento. E questo essenzialmente è come funziona la hi-fi Mobi. Vedete che il trasferimento comunque è molto veloce e ci permette sia di poter vedere più grandi le nostre fotografie utilizzando un tablet, e chiaramente se fossi un cliente o il direttore artistico o di una sessione fotografica potrei già fare degli apprezzamenti o delle critiche alla fotografia senza dover vedere lo schermo dell'LCD o senza dover aspettare comunque di vederlo su un computer. C'è un'applicazione su computer anche che trasmette le fotografie, e sull'applicazione possiamo anche trovare le impostazioni per il device, insomma per la scheda hi-fi, e c'è anche la possibilità di fare il geotagging delle foto attraverso il tablet o il telefono, quindi anche se non abbiamo il GPS sulla macchina fotografica, noi scattiamo la fotografia e i dati di GPS verranno messi automaticamente dal tablet. E qui ci sono varie impostazioni che tra l'altro permettono anche e permetteranno, ci auguriamo anche in futuro, di controllare altre impostazioni sulla scheda hi-fi. Se avete domande sull'hi-fi Mobi o volete suggerire un'alternativa a questo tipo di prodotto, non esitate a scrivere sui commenti di YouTube o dovunque voi stiate guardando il video. Mentre per suggerimenti o domande inerenti ai video di Player 2 Lighting scrivetemi su carlo@player2.com, e mi raccomando visitate anche il sito di Player 2 Lighting www.player2.com e iscrivetevi al forum di Player 2 Lighting che trovate su www.player2.com/forum. Grazie per aver visto anche questo episodio e ci vediamo al prossimo.